Una diagnosi tempestiva ci salva la vita. Ma come si arriva a una diagnosi? E soprattutto, che cos'è una diagnosi? Ciao, sono Fabio. Benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Sino all'Ottocento si pensa che la malattia riguardi il corpo nel suo insieme. La diagnosi è fatta in base agli squilibri umorali, come al tempo di Ippocrate. Poi improvvisamente qualcuno si accorge che l'infermità non si manifesta per lo squilibrio tra gli umori del corpo, ma per la specifica alterazione di un organo. Ma come si fa a prevenire un malanno senza conoscerne le cause? È grazie al microscopio e alla microbiologia che si arriva alla prima classificazione delle malattie in base alle cause. E allora la diagnosi diventa molto più precisa. L'analisi chimica dei liquidi organici come l'urina e il sangue diventa subito imprescindibile, come in seguito i metodi per accertare lo stato degli organi interni, la palpazione, la percussione e l'auscultazione con lo stetoscopio. Malgrado tutti questi progressi in campo medico, la diagnosi mai si separa dall'anamnesi, la raccolta della storia clinica del paziente, tuttora considerata importantissima. Ancora oggi, infatti, per formulare una diagnosi, il medico raccoglie più informazioni possibili sullo stato di salute del paziente. Quindi passa all'esame obiettivo, la visita classica, e le ipotesi diagnostiche che seguono sono poi confermate o meno dai test di laboratorio. Ma com'è nata la parola diagnosi e dove? Scopriamolo insieme. La parola diagnosi emette i primi vagiti nell'antica lingua greca, che la plasma a piacimento accostando una preposizione che indica un mezzo a un sostantivo nato da un verbo assetato di conoscenza come nessuno. La preposizione è di a, che significa attraverso, per mezzo di. Il sostantivo è gnosis, ossia il riconoscimento, la conoscenza, dal verbo gignosco, che vuol dire sapere, capire, riconoscere. La diagnosi è dunque il riconoscimento di una malattia per mezzo dell'osservazione dei fenomeni che la accompagnano e dall'esame delle sue cause. Se quello che sto raccontando è interessante e non l'hai mai sentito prima, allora dai, lascia un commento qui sotto, condividi e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato. Se ci capitasse dunque di essere in apprensione, perché temiamo l'inesattezza di una diagnosi, riportiamo per un secondo alla mente l'antico significato della parola, che ci rammenta come il giudizio clinico finale che tanto aspettiamo non potrà essere altro che rigoroso, perché è formulato attraverso l'osservazione critica delle informazioni, l'attenta valutazione dei sintomi e l'analisi minuziosa delle cause.